Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Amarcord SF Group SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Amarcord? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Amarcord durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Amarcord? Amarcord è un farmaco a base del principio attivo nifedipina, appartenente alla categoria degli calcioantagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Amarcord può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Amarcord 30 mg 14 compresse rivestite con film a rilascio prolungato. Amarcord 60 mg 14 compresse rivestite con film a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. SF Group SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Nifedipina. Gruppo terapeutico. Calcioantagonisti. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Trattamento della cardiopatia ischemica. Angina pectoris cronica stabile, angina da sforzo. Trattamento dell'ipertensione arteriosa. Posologia. Il trattamento va possibilmente adattato alle necessità individuali in funzione della gravità della malattia e della risposta del paziente. Nei pazienti con funzionalità epatica compromessa può rendersi necessario un accurato controllo e, nei casi gravi, una riduzione del dosaggio. Salvo diversa prescrizione medica, valgono le seguenti direttive posologiche. Adulti: cardiopatia ischemica, angina pectoris cronica stabile, angina da sforzo. 1 compresse da 30 mg al d. La dose può essere gradualmente aumentata, in accordo con le esigenze individuali dei pazienti, fino ad un dosaggio massimo di 120 mg somministrato una volta al giorno, al mattino. Ipertensione arteriosa. 1 compresse da 30 mg al d. In alcuni casi può risultare opportuno incrementare gradualmente la dose, secondo le esigenze individuali, fino ad un dosaggio massimo di 60 mg somministrato una volta al giorno, al mattino. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di nifedipina nei bambini al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. I dati al momento disponibili per l'uso della nifedipina nell'ipertensione sono riportati nel paragrafo 5.1. Modalità d'uso. La compressa rivestita con film deve essere inghiottita con un po' di acqua al mattino a digiuno. Le compresse non devono essere masticate o spezzate. Qualsiasi aggiustamento ai dosaggi superiori o inferiori deve essere effettuato solo sotto controllo medico. La sostanza fotosensibile contenuta nella compressa è sostanzialmente protetta dalla luce all'interno e al di fuori della confezione. Internamente alla confezione, le compresse sono anche protette dall'umidità e quindi devono essere estratti dall'astuccio solo a scopo di assunzione. Si consiglia tuttavia di non esporre a lungo le capsule alla luce solare diretta. Durata del trattamento secondo prescrizione medica. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. La nifedipina non deve essere usata in caso di shock cardiovascolare. La nifedipina non deve essere usata in associazione a rifampicina in quanto l'induzione enzimatica non consente di raggiungere dei livelli plasmatici efficaci di nifedipina, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per gli effetti che la nifedipina esercita a livello delle resistenze vascolari periferiche è richiesta cautela nei pazienti con pressione sanguigna molto bassa, ipotensione grave con pressione sistolica inferiore a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri farmaci sulla nifedipina. La nifedipina viene metabolizzata tramite il sistema del citocromo P450 3A4, localizzato sia a livello della mucosa intestinale che del fegato.
Tutti i farmaci, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Amarcor insieme ad altri farmaci come Altiazem, Angizem, Aurantin, Carbamazepina EG, Diladel, Diltiazem Doc generici, Diltiazem EG, Diltiazem Milan Generics, Diltiazem Ratiofarm, Diltiazem Sandoz, Dilzene, Dintoina, Dintoinale, Fenitoina ICMA, Gamibeta Complex, Gardenale, Luminale, Compressa, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Tegretol, Tediem, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Amarcor durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Amarcor durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La nifedipina non deve essere somministrata in gravidanza, a meno che le condizioni cliniche della donna richiedano il trattamento con nifedipina. L'uso della nifedipina deve essere limitato a donne, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Le reazioni al farmaco, che variano in intensità da individuo ad individuo, possono compromettere la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Ciò vale particolarmente all'inizio del trattamento, al cambio del farmaco ed in relazione all'assunzione di bevande alcoliche. Effetti indesiderati. Vengono elencate di seguito le reazioni avverse al farmaco, ADVERS, segnalate nel corso degli studi clinici condotti con nifedipina verso placebo, e classificate secondo le categorie di frequenza CHOM-CI, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Nei casi di grave intossicazione da nifedipina sono stati osservati i seguenti sintomi. Disturbi della coscienza fino al coma, calo della pressione arteriosa, alterazioni del ritmo cardiaco di tipo tachi/bradicardico, iperglicemia, acidosi metabolica, ipossia, shock cardiogeno con edema polmonare. Trattamento del sovradosaggio. Per quanto riguarda il trattamento, hanno la priorità l'eliminazione della sostanza attiva e la stabilizzazione delle condizioni cardiovascolari. Dopo l'ingestione orale è indicata un'accurata lavanda gastrica associata, se necessario, ad irrigazione del piccolo intestino. Particolarmente nei casi di intossicazione con le formulazioni di nifedipina a lento rilascio, come Amarcor, l'eliminazione deve essere la più completa possibile, compreso l'intestino tenue, al fine di prevenire l'altrimenti inevitabile assorbimento del principio attivo. L'emodialisi non è utile in quanto la nifedipina non è dializzabile, ma è consigliabile la plasmaferesi, per l'elevato legame proteico ed il relativamente basso volume di distribuzione. I disturbi bradicardici del ritmo cardiaco possono essere trattati con asimpaticomimetici, mentre nel caso di alterazioni bradicardiche del ritmo cardiaco pericolose per la vita deve essere preso in considerazione l'impiego di un pacemaker temporaneo. L'ipotensione, come risultato dello shock cardiogeno e della vasodilatazione arteriosa, può essere trattata con il calcio, 10-20 ml di soluzione di calcio gluconato al 10%, da somministrarsi lentamente per via endovenosa, eventualmente da ripetersi. Come risultato, la calcemia può raggiungere i valori alti della norma o superarli di poco. Qualora l'effetto del calcio sulla pressione sanguigna dovesse rivelarsi insufficiente, dovranno essere somministrati anche dei vasocostrittori simpaticomimetici, quali la dopamina o la noradrenalina, il cui dosaggio dovrà essere determinato esclusivamente dal risultato ottenuto. Infusioni di liquidi o plasma expanders andranno effettuate con cautela a causa del rischio di sovraccaricare il cuore. Proprietà farmacodinamiche. La nifedipina è un calcio antagonista del gruppo 1,4 didropiridinico, come tale è attiva nel ridurre l'afflusso intracellulare transmembrana degli ioni K2, che si verifica attraverso i canali lenti del. Proprietà farmacocinetiche. Lo sviluppo delle compresse con nifedipina in forma film rivestita a rilascio prolungato ha consentito la riduzione del numero delle somministrazioni giornaliere con miglioramento della tollerabilità al trattamento e della compliance, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. La tossicità acuta è stata studiata in diverse specie animali ed i singoli risultati sono riportati nella tabella seguente. Elenco degli eccipienti. Una compressa da 30 mg contiene
idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone, carbossilmetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco, polietilenglicole 6000, simeticone, titanio biossido, E171, ferro ossido rosso, E172. Una compressa da 60 farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Amarcor a base di nifedipina sono Coral, fenidina, nifedipina EG, Nipin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.